Ciao a tutti! Dove siamo oggi? Qui c'è un paesaggio ligure. Siamo forse in Liguria? Eccoci nella cittadina di Menton, detta in italiano Mentone, in Francia, ma letteralmente a un tiro di schioppo dall'Italia. Siamo infatti all'estremo orientale della mitica Costa Azzurra, al confine con la Riviera Ligure. Guardate questo video per scoprire come visitare la Francia facendo poca strada e per capire come mai c'è questa palla da rugby sopra una lastra di marmo. Parcheggiamo la macchina e usciti dal parcheggio siamo già sulla Promenade du Soleil, o lungomare del sole. Qui possiamo salire su questo bastione da cui possiamo vedere il panorama della costa e le montagne circostanti. Mentone, infatti, ha alle spalle un arco di monti che la ripara dal freddo invernale, creando un microclima particolare e molto salubre. Proprio qui nel XIX secolo, molti aristocratici di tutta Europa venivano a curarsi dalle malattie polmonari. Questo posto, tra il mare e i monti, sembra un vero paradiso sulla terra. E non è una sorpresa che abbia una leggenda legata ad esso. Si racconta che Eva, dopo essere stata esiliata dal paradiso per aver assaggiato il frutto proibito, portò con sé un limone nascosto nel grembo. Dopo aver viaggiato per lungo tempo sulla terra, riconobbe nei dintorni di Mentone il paradiso che aveva lasciato e così lanciò il limone che portava con sé. Da quel giorno il limone crebbe rigoglioso e si diffuse in tutta l'area. Mentone è celebre proprio per la sua produzione di limoni. Per secoli la coltivazione di questo agrume è stata la principale fonte di sostentamento dell'intera regione. Nel XVII secolo il principe sovrano di Mentone istituì addirittura una magistratura apposita, conosciuta come Magistratura del Limone, incaricata di regolare la coltivazione e il commercio di questo prezioso frutto. Passeggiando lungo la promenade, vediamo quanto sia curata e ben tenuta, e come sia rilassante farsi una camminata in riva al mare. Arriviamo fino al Casino, ma non è nulla di che, infatti parleremo in un altro video di quello di Montecarlo, che è molto più bello. A pochi metri siamo ai giardini Beauvais, stretti e lunghi 400 metri. Sapete che Mentone, un tempo parte del Regno di Sardegna, scelse con un referendum di entrare a far parte della Francia? Questa statua ritrae proprio Mentone, raffigurata come una bambina, che si volge verso la Francia, personificata in una donna. Molto caratteristico è il mercato coperto, che risale al 1898, un'epoca in cui si costruivano edifici non solo funzionali, ma anche belli. Oggi il mercato è ancora vivace al suo interno e attivamente utilizzato da molti banchi di alimentari. Torniamo ora verso la spiaggia e saliamo per questa scalinata settecentesca. Le scale ci portano su una piazza dove sorge la Basilica di San Michele. È proprio il campanile di questa basilica che spiccava, come abbiamo visto prima, tra lo skyline di Mentone. La facciata è in stile barocco. Entriamo. Possiamo vedere qui le 3 navate di questa basilica, che è ufficialmente uno dei monumenti nazionali della Francia. Proprio da questa piazza parte la caratteristica Rue Mattoni, che si chiama proprio con la parola italiana mattoni, perché è appunto pavimentata in mattoni. Dopo essere scesi, saliamo in cima, dove una volta si trovava un castello che ora non c'è più. Al suo posto sorge il cimitero del vecchio castello. E qui, tra le altre, c'è una tomba molto particolare. Intanto entriamo e vediamo tombe ottocentesche di giovani stranieri che venivano qui con la speranza, spesso vana, di curare la tubercolosi. Si diceva infatti che il clima particolare della città di Mentone, mite e gradevole anche nella stagione invernale, potesse avere effetti positivi sui polmoni. Non sappiamo se questo sia vero, ma siamo felici di respirare l'aria fresca e marina da quassù. Qui c'è la tomba più curiosa di tutte.
Infatti, proprio a Mentone morì William Webb Ellis, il quale, secondo la lapide, con una bella noncuranza delle regole del gioco del calcio che si giocava a suo tempo, prese la palla in braccio e cominciò a correre. Scendiamo ora per i vicoli caratteristici, dove si incontrano anche queste splendide creature. Così arriviamo in spiaggia, che è incantevole anche se non ci siamo passati proprio in stagione. Ecco la Plage des Sablettes, che si trova tra i due porti, con l'area pedonale e una bella spiaggia. Laggiù, prima del promontorio, è già territorio italiano. Infatti siamo a poche centinaia di metri dal confine. Insomma, se siete in Liguria, potete venire qui in Francia a fare l'aperitivo. Speriamo che questa gita vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per ulteriori contenuti di viaggio e prossimamente ci saranno altri video sulla Costa Azzurra.